È impossibile separare dal mare ogni gesto che viene compiuto su un'isola. Anche la preghiera pare accompagnata dal moto delle onde, come se si levasse verso spazi di spiritualità ancora più ampi. E il monastero delle Figlie del Cuore di Gesù è un'isola sull'isola del Lido di Venezia. Qui vive una comunità di 11 suore che gli abitanti del Lido chiamano con antica confidenza le Suore Bianche. Chi si avvicina a questo luogo immediatamente percepisce un senso di pace, serenità e raccoglimento interiore. Ogni giorno, uguale e diverso a se stesso, le Suore Bianche vivono in un incessante dialogo con il Signore. Fin dove però si può spingere il nostro sguardo a cogliere l'intensità di questa relazione? C'è una soglia sulla quale dobbiamo sostare per lasciare spazio all'indicibile, a quello che avviene nel compiersi della vocazione. Incontrare le Suore Bianche ci porta a fissare lo sguardo sulla Beata Maria de Louis Martini, fondatrice delle Figlie del Cuore di Gesù. La madre fondatrice ha avuto un carisma speciale e completo, però ogni suora prende una parte del carisma perché non può vivere tutto il carisma della madre. E allora ognuna ha una devozione, non si può tradurre, direi, la devozione di ciascuna, perché tutti insieme formiamo il carisma della madre ed è la forza della comunità. Maria de Louis Martini vive nella Francia della seconda metà dell'Ottocento, in cui è gravoso, oltre che rischioso, testimoniare la propria fede in Gesù, in quanto vi dominava l'ateismo, la massoneria, l'anticlericalismo. Sin da giovane Maria de Louis Martini Mentre in Europa si stanno diffondendo i segnali di capovolgimenti epocali, come la caduta del muro di Berlino, il Santo Padre Giovanni Paolo II celebra la beatificazione di Madre Maria di Gesù. È segno che la sua santità continua oltre il martirio. La Chiesa proclama Beata Maria di Gesù, affermando che ha fondato i suoi istituti di clausura partendo da un gesto di amore assoluto. Il suono della campana all'interno e all'esterno scandisce la gioiosa disponibilità ad andare incontro alle ore della giornata e ai compiti che ciascuna è chiamata ad affrontare. La vita è veramente molto semplice, abbastanza lineare, perché la fondatrice non ha cercato cose straordinarie, ma voleva che nella quotidianità, nella sua semplicità, diventasse però un'offerta continua al Signore.
L'adorazione eucaristica è il centro della vita di tutta la comunità e di ciascuna suora. Il raccoglimento e la meditazione sono indispensabili per favorire la pienezza della grazia e culminano nel silenzio che coincide con il dialogo interiore che apre a grandi ispirazioni misteriose. La gioia e la serenità interiore caratterizzano ogni piccolo gesto della giornata in un afflato di amore e di comunione reciproca. Ciascuna delle suore bianche ha trovato nella preghiera, nella meditazione e nel lavoro quotidiano quel centuplo promesso da Gesù. Le suore bianche si dedicano con gioia e letizia al buon Dio. Vivono ed applicano il carisma della madre fondatrice Maria di Gesù, che si prefiggeva un'unica meta: obbedire a Dio è il primo e il più essenziale dei doveri. Il convento di clausura è un luogo di preghiera e adorazione continua. Gesù non è mai lasciato solo. Il motivo di più profonda ispirazione per le suore bianche è offerto dagli ultimi anni della Madonna su questa terra, quando, dopo l'ascensione di Gesù al cielo, lei viveva solo nel ricordo del Calvario, nella partecipazione all'Eucaristia, per la Chiesa nascente e i suoi apostoli. Non a caso, sulla veste candida delle suore bianche, sono ricamati due cuori, quello di Gesù e di Maria, proprio a voler testimoniare la loro vocazione in un continuo richiamo. Il cuore trafitto di Gesù non può essere separato dal cuore di Maria. Le sorelle, 7 volte al giorno, si raccolgono in preghiera per controbilanciare il male che è presente nel mondo. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Oggi sarai con me in paradiso. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ho sete, tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questo monastero, piccolissimo, è la ricchezza dell'isola, è il suo polmone. Tutta la comunità del Lido è fortunata, abbiamo un parroco straordinario che è Don Giancarlo, ma poi c'è anche Don Fabrizio, Don Paolo. E la chiesa delle Suore Bianche è frequentata proprio da fedeli anche di Venezia, non solo di tutta l'isola. E quando facciamo qualche cosa in comune facciamo in modo che loro partecipino, intanto da loro arrivano sempre tutte le notizie, arriva il foglietto parrocchiale e soprattutto in occasione del Corpus Domini, ormai sono 6 anni, stiamo da loro in preghiera, dopodiché partiamo e ci rechiamo o verso la parrocchia di Sant'Antonio o attraverso le vie della parrocchia di Santa Elisabetta per concludere a Santa Elisabetta o davanti al Tempio votivo. La provvidenza si manifesta ogni giorno, incessantemente con insolite e sorprendenti occasioni di apostolato. Qui si respira l'aria di santità, che forse fondamentalmente è quella che tutti i giovani cercano la felicità altrove, però forse la felicità sta in queste cose, nello stare vicino a Gesù, nello stare vicino anche alle suore qui, e dentro i ragazzi che ho conosciuto, tanti giovani che sono arrivati qua, c'è qualcosa che cambia interiormente. La casa delle Suore Bianche è diventato così un punto di riferimento spirituale che colpisce per la serenità che trasmette. Riceviamo abbastanza lettere
soprattutto a causa della guardia d'onore, persone che semplicemente ci mandano un foglio dicendo che aderiscono a questa associazione, che seguono una determinata ora e quest'ora la dedicano soprattutto per qualche persona cara della famiglia che ha bisogno di riconciliarsi col Signore oppure di approfondire un cammino verso il Signore. Anche con email riceviamo molti messaggi, ma anche tante richieste di preghiere. Le suore bianche, pur nel loro isolamento dal mondo, portano nel cuore quanti a loro si rivolgono, specialmente i più deboli e gli emarginati, e attraverso la loro preghiera, che penetra le nubi fino a toccare il cuore di Dio, leniscono le ferite del cuore di Gesù e dell'umanità. Le nostre chiese sono delle chiese aperte, qualsiasi persona può partecipare e in questo senso diamo la possibilità alle persone di unirsi alla preghiera della Chiesa, che in un certo senso è un apostolato. Per noi è una grande gioia quando sentiamo che fuori le persone rispondono a lottare con noi, che dicono i salmi insieme con noi, ci sentiamo più Chiesa.